Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Qua da me ci sono circa 31 gradi, c'è un'afa pazzesca, quindi noi ci fermiamo qua in garage e cerchiamo di riprendere l'argomento che abbiamo trattato la settimana scorsa inerente agli interfoni. In molti mi avete scritto che l'argomento cadeva a fagiolo perché intenzionati a cambiare l'interfono, quindi ho pensato quale occasione migliore per confrontare un interfono generico con un interfono dedicato. Nel caso specifico confronteremo un Midland BTX2 Pro S come interfono generico rispetto ad un Sena SRL come interfono dedicato. Da buoni italiani la prima cosa che salta all'occhio è la parte estetica. Nel Midland, come nel classico interfono generico, avete la centralina esterna e ve la mostro nel dettaglio, circa 9 cm in lunghezza, circa 5 in altezza per una profondità di circa 2,5 cm. Mentre nel Sena la centralina è affogata nel casco, nel dettaglio è questa la situazione, e rispecchia la silhouette del casco. Per i profani della materia sembra quasi che in questo casco non ci sia l'interfono. Soffermandoci proprio su questo punto, avere la centralina esterna piuttosto che la centralina integrata ha dei pro e dei contro che ora andiamo ad analizzare insieme. Con la centralina esterna, tramite questo bottone, puoi scindere le due cose, cioè sganciare la centralina e lasciare il kit audio agganciato al casco. Questo dettaglio di poter sganciare la centralina al casco, cosa che non potete fare con un interfono dedicato, offre diversi vantaggi da tenere in considerazione prima dell'acquisto dell'interfono stesso. Se avete due caschi, un jet e un modulare, un jet e un integrale, potete acquistare successivamente all'acquisto dell'interfono il kit audio. Nel caso specifico del Midland potete acquistare la basetta, il microfono e le casse nella versione super bassa a 69 euro, mentre nella versione standard a 29 euro. In questa maniera, senza dover vendere un rene, potete dotare di entrambi i caschi dell'interfono, perché basterebbe sganciare la centralina da un casco all'altro. Inoltre, quando vi troverete nella situazione di voler cambiare il casco, essendo un interfono generico, basta smontare il tutto e rimontarlo nel casco nuovo. Per non dire poi, e questa cosa l'ho capita solo dopo averla vissuta, in quanto prima di acquistare l'interfono non ci avevo assolutamente pensato, con un interfono generico avete tutto all'interno della centralina e mi spiego meglio. La batteria si trova all'interno della centralina, quindi quando dovete ricaricare l'interfono basta sganciare la centralina dal casco e appoggiarla vicino a una presa elettrica. Mentre con l'interfono dedicato, nel caso specifico del Sena SRL, avete la batteria inglobata all'interno del casco e si ricarica con questa presa micro USB. Sembra una banalità ragazzi, ma quando vi trovate in una struttura piccolina con pochissime prese elettriche e viaggiate con vostra moglie, quindi avete due caschi a ricaricare, dovete appoggiare entrambi i caschi vicino a una presa elettrica. A questo punto starete pensando che io sono pro interfono generico. La risposta è nì, nel senso che se mettiamo sul piatto il discorso rapporto qualità-prezzo, quindi parliamo di spesa, per tutti i punti detti poc'anzi l'interfono generico vincerà a mani basse sull'interfono dedicato. Ma se voi siete dei tipi scrupolosi, meticolosi che guardate il cavillo, l'interfono dedicato ha il suo perché e vi faccio un piccolo esempio. Se voi andate al sarto, vi fate fare il vestito su misura, quel vestito calzerà sicuramente a pennello perché appunto pensato e progettato per il vostro fisico. Tornando al casco, Sena e Shuei hanno pensato all'unisono e hanno creato un oggetto che dal mio punto di vista rasenta quasi la perfezione. E ora andiamo a vedere nel dettaglio. Nel dettaglio, con l'acquisto del casco troverete questo coperchietto in plastica che tramite questo bottoncino qua sotto si sfila in questa maniera per far spazio alla centralina dell'SRL che si incastra in maniera perfetta e direi si sposa in maniera ottimale per quanto riguarda la parte estetica con il resto del casco. Idem per la parte esterna dove si trova la centralina FM e l'interfono. Per quanto riguarda la parte sotto, con l'acquisto del casco trovate un coperchietto che tramite questo bottoncino viene tolto per far spazio alla batteria del Sena, dove si trova l'unico attacco micro USB che serve per ricaricare l'interfono e per aggiornarlo. Essendo un interfono dedicato, tutti i cavi rimangono nascosti all'interno in maniera perfetta perché dimensionati per lunghezza e per sezione proprio a questo casco. Il microfono ha una lunghezza prestabilita appunto da Sena e un alloggio dedicato. Per quanto riguarda le casse, cerco di farvele vedere.
hanno un alloggio e si incastrano tramite 4 forellini, e vedete anche il cavetto che parte dalla cassa per il microfono all'alloggio prestabilito, eccolo là. Tutto questo brevissimo pippone per dirvi che quando due aziende leader, nel caso specifico Sena e Shuei, mettono insieme il loro know-how, il risultato non potrebbe essere che eccezionale. Ma al tempo stesso voglio precisare un'altra cosa. Midland è un'azienda storica, un'azienda leader, un'azienda che conosco da oltre 10 anni, e tutti i loro prodotti non mi hanno dato mai il benché minimo problema. Quindi per onestà intellettuale bisognerebbe rifare questo video fra 6-7 anni e vedere l'affidabilità del Sena. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, i due interfoni si assomigliano, ma c'è una differenza importante. La durata teorica della batteria del Sena è di circa 10 ore, mentre quella del Midland è praticamente infinita, di circa 23 ore. Ora ragazzi, lungi da me fare una classifica e dire che uno è migliore dell'altro. L'idea che ho del canale è portare dei prodotti, farveli vedere, prodotti che reputo interessanti, ma poi siete voi che deciderete in base al vostro modo di fare, in base al vostro modo di viaggiare. Come dico sempre, il mio punto di vista vale 0. Ora, non voglio tediarvi più di tanto, quindi come sempre nei commenti scrivetemi se questo video è stato interessante, e come sempre scrivete l'argomento del prossimo video. Io leggo tutto e mi appunto tutto. Dobbiamo parlare ancora di J-Cruiser, dobbiamo parlare del Neotech 2, anzi possiamo fare meglio, parlare del Neotech 1 e del Neotech 2, se vale la pena fare il passaggio. Ma chiudo il video qua e come sempre vi auguro tanta buona strada e tanta buona vita. Aspettate un attimo, ce l'avevo sotto, mi stavo quasi per dimenticare. Se siete interessati all'SRL, sul sito ne trovate due, il 2 e l'SRL normale. Magari si potrebbe pensare che il 2 è la versione successiva all'SRL, quando invece non è vero, sono entrambi uguali. L'unica caratteristica è la compatibilità. Infatti vi lascio un'immagine in sovraimpressione, perché dovete guardare prima dell'acquisto, se acquistare il 2 o il normale, dovete guardare all'interno della calotta del casco, quindi togliere l'imbottitura centrale, c'è, non so se si vedrà, c'è quella targhetta bianca, all'interno c'è scritta la data di fabbricazione del casco. In base a quella data, se antecedente oppure post all'8 marzo 2019, potrete decidere se comprare l'SR normale o l'SRL2. Questo perché questo interfono è compatibile anche per il nuovo J-Cruiser 2 e nel caso dell'SRL2 con il GTI 2. Tutto qua, e di nuovo tanta buona strada e tanta buona vita. Ciao ragazzi.